Vi ricordate la vostra prima ciclabile? Io la mia la ricordo molto bene e anche se ormai sono passati tanti anni, oggi voglio ripercorrerla insieme a voi. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Questa è una delle ciclabili più famose d'Italia, una delle più affascinanti e forse anche una delle prime che sono state realizzate ed era veramente da tanto tempo che avevo voglia di ripercorrerla. E la sua popolarità è data dal fatto che si parte in Italia e si arriva in Austria. Infatti oggi ripercorriamo la San Candido Lienz. Partenza dalla stazione ferroviaria di San Candido, dove è anche più facile parcheggiare l'automobile e anche perché è proprio il treno uno dei protagonisti di questa ciclabile. Infatti una volta arrivati in Austria e Lienz è possibile caricare la bicicletta in uno dei vagoni e rientrare a San Candido ed è stata proprio questa novità di allora a rendere così popolare la San Candido Lienz. È una ciclabile veramente adatta a tutti e alle famiglie, è ben attrezzata e ogni anno accoglie migliaia e migliaia di turisti. Il fatto poi di poter rientrare con il treno, oltre a dare fascino al percorso, oggettivamente è un'ottima soluzione per chi intende trascorrere un'intera giornata in bicicletta con tutta la famiglia. Il paese di San Candido è un vero gioiello reso ancora più famoso dalla fiction televisiva Ad un passo dal cielo con Terence Hill e Nino Frassica, che era ambientata proprio qui e nel vicino lago di Braies. A San Candido è possibile noleggiare le biciclette muscolari ed eventualmente anche elettriche e anche i trasportini per i bambini. Il percorso è sì lungo ma molto semplice, sono circa 45 km pianeggianti e anzi sempre leggermente in una continua discesa verso Lienz, seguendo il corso del fiume Drava. Direi che il motore elettrico in realtà è un po' superfluo per questo tragitto. Un consiglio, prendetevi un po' di tempo per visitare questo piccolo paese di San Candido che è ricco di meraviglie a partire dalle sue chiese. Percorrere questa ciclabile in novembre, come sto facendo io, è un po' un rischio per il meteo. Oggi, anche se c'è il sole, la temperatura infatti è molto bassa, siamo sui 2 gradi e le cime, come si può vedere, sono già innevate e sui bordi delle strade c'è anche un po' di nevischio. Il vantaggio è che c'è poca gente. In altri periodi, in primavera o in estate, soprattutto il fine settimana, qui è invaso di biciclette. Quindi se amate la tranquillità e se ne avete la possibilità, cercate di percorrerla durante la settimana e magari fuori stagione. Il percorso della ciclabile negli ultimi anni è variato spesso, segue sempre il fiume Drava, ma a causa dei continui smottamenti del terreno e anche di alcune frane, per sicurezza il tragitto spesso si sposta da una sponda all'altra e viceversa. A pochi chilometri da San Candido si giunge a Verschacco e qui faccio una piccola variazione per salire fino alla meravigliosa chiesetta, dove può capitare di assistere a delle cerimonie dove gli abitanti sono vestiti con i loro abiti tradizionali. E da qui si può godere di un bel panorama su tutta la vallata. Ecco, qui ci avviciniamo a quella che era una volta la frontiera. Questo è il cartello che tra 50 metri siamo in Austria. E qui siamo giunti alla frontiera tra Italia ed Austria e per i bambini è un momento molto affascinante e bisogna fare un po' di attenzione perché essendo ormai la circolazione libera con Schengen la si nota poco.
Qui prima bisognava mostrare i documenti sotto lo sguardo serio della polizia di frontiera e vi assicuro che agli occhi di un bambino sembrava di aver compiuto una vera impresa. Pochi chilometri in territorio austriaco e qui sulla sinistra si trova questa bellissima struttura composta da piccoli chalet. È il Feriendorf, villaggio Alta Valpusteria, un paesino da favola, l'ideale per trascorrere qualche giorno di vacanza. È una struttura a misura di famiglia e qui infatti non circolano le auto e i bambini possono muoversi liberamente con delle piccole automobiline a pedali o in bicicletta. Inoltre ci sono conigli, papere, anatre che rendono magico questo posto. Ogni abitazione è poi circondata da tanto verde con la possibilità di utilizzare il barbecue. Percorrendo pochi chilometri, sempre in direzione di Lienz, c'è un altro posto tappa obbligatoria per chi ha dei bambini. Qui c'è la fabbrica dei Loacker, una realtà che con il tempo è cresciuta molto ed ora c'è addirittura una stradina che collega la ciclabile direttamente alla sede. Una meta diventata ormai obbligatoria per chi percorre la San Candido Lienz, dove oltre ad acquistare i loro prodotti è possibile conoscere un po' di storia della fabbrica in un piccolo percorso museale e ristorarsi nell'accogliente bar interno. Ne approfitto anch'io per bere un buon cappuccino caldo ed una fetta di strudel, 7,50 €. La ciclabile è molto utilizzata dai residenti per spostarsi quotidianamente per andare al lavoro o a scuola. E lungo il fiume in questa stagione si stanno facendo molte opere di manutenzione sia lungo gli argini ma anche nel bosco, come in questo punto. In prossimità di Lienz ci sono poi delle cascate che si possono visitare, delle aree con piscine e parchi divertimento e anche il fiume stesso viene utilizzato per gli allenamenti di rafting e canoa. Pochi chilometri e siamo arrivati a Lienz. E qui i primi anni c'era uno striscione che dava il benvenuto nella città ai ciclisti e veniva consegnato uno stickers, un adesivo e un attestato con il proprio nome a ricordo della pedalata. Raggiungere il centro città è semplicissimo e sempre in sicurezza. E guardate questo sottopasso. Incredibile, passa sotto la stazione ferroviaria e qui è possibile salire con una rampa direttamente al binario del treno dove poter caricare anche la bicicletta. E questo è il centro di Lienz, una meravigliosa cittadina sorta nel 200. È detta la città del sole in quanto per la sua posizione offre in effetti più di 2000 ore di sole all'anno. Nei numerosi locali anche all'aperto è possibile mangiare qualche piatto tipico della cucina austriaca. E per i bambini giungere fino a qui in bici vi assicuro che è qualcosa di meraviglioso. Sentire il suono di una lingua diversa è un'emozione, un ricordo che rimarrà indelebile. Giusto il tempo di bere qualcosa di caldo perché poi c'è un treno che mi aspetta. Il biglietto di ritorno in treno da Lienz a San Candido costa 15,10 €, 12,10 € il prezzo del biglietto per un adulto e 3 € per la bicicletta per circa un'ora di viaggio. Il display indica 50 km e 700 metri, il consumo praticamente inesistente della batteria, 93%, si potrebbe pensare anche di fare l'andata e il ritorno, quindi un centinaio di chilometri. Ovviamente con la muscolare 100 km diventano abbastanza impegnativi. Bene, rientro quindi a San Candido in treno come da tradizione. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.